Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlarvi delle leve Voigt montate sulla nostra Honda GB350S. L'installazione è molto semplice, naturalmente basta rimuovere questo perno e il dado che troviamo sotto. La leva va sfilata, ingrassare il dado con un po' di grasso, infilare la nuova leva e stringere senza esagerare. Dalla parte della frizione, qui c'è la guaina che protegge il registro, va svitato il registro, va allentato il cavo. Io consiglio anche di allentare il cavo lato motore, perché svitando dado e controdado e avvitando questo dado, quindi spostando il filo verso destra, la leva frizione viene via molto più facilmente e sarà più semplice rimuovere appunto la leva originale. Questa è la leva originale. Come vedete c'è un foro dove viene inserito il cavo frizione, e per sfilarlo naturalmente bisogna farlo passare da questa parte, ruotarlo e sfilarlo, poi inserirlo e girarlo così a incastro. Il perno di blocco viene incastrato internamente e non può sfilarsi. Per fare questa operazione di rotazione e di rimozione abbiamo bisogno che il cavo sia molto lento, quindi come detto io suggerisco qui lato motore di allentare con due chiavi inglesi dado e controdado, di prendere il riferimento per poi riallineare tutto come fatto da casa madre Honda, e quindi quando avremo finito la nostra operazione di montaggio leva andremo di nuovo a riavvitare i perni ristabilendo le giuste distanze. Colgo l'occasione di avere la frizione o la leva frizione originale per mostrarvi la differenza. In questo caso, come vedete, le forme sono completamente diverse, però come vedete si avvicina molto, poi soprattutto la parte media finale diventa molto più ravvicinata rispetto a questa originale. In più come mostrato in fase di unboxing, vi invito a vedere il video. Qui abbiamo una rotella che ci permette comunque di regolare la leva come vogliamo. Quindi nel caso in cui per esempio la utilizzassero la moto marito e moglie, una persona quindi con le mani piccole e una con le mani più grandi, con pochi clic della rotellina possiamo adattare diciamo la leva alle misure della nostra mano. Qui ovviamente il registro ci permette la regolazione della frizione, che deve avere un po' di gioco, vi ricordo, non troppo e nemmeno troppo poco. Lato freno, come detto, è molto più semplice, perché bisogna solo sfilare la leva e riavvicinarla. Qui c'è lo switch qui nascosto, lo sentite, lo switch dello stop, ovviamente, che attiva lo stop. Quindi bisogna solo fare attenzione di premere lo switch, infilare il dado, infilare la vite e il dado e stringere, e abbiamo la nostra leva pronta per l'uso. Ora vi lascio un video registrato 2 giorni fa, subito dopo aver montato le leve. Allora ragazzi, siamo in moto adesso per provare queste leve della Voigt che abbiamo appena montato. Come detto, il montaggio, come avete visto, il montaggio è stato piuttosto semplice. Le prime impressioni sono sicuramente buone. La leva frizione si avvicina molto, mentre quella del freno non tantissimo, però migliora di tanto a mio avviso il feeling della frenata. Ovviamente per noi che abbiamo mani piccole, io ho una taglia S di guanti, chiudo la visiera, per noi che abbiamo mani piccole
questo viene saltato perché ecco, proprio il freno mi piace molto molto di più come afferro la leva. Sicuramente il design di queste leve è più sportivo che classico, su questo non c'è dubbio, però essendo tutte nere, come vedete, devo dire che comunque sia, oltre che a essere ben rifinite, quindi sono sicuramente belle da vedersi, si nascondono molto rispetto a quelle sempre originali grigie, che comunque sono molto dozzinali. Non mi piacevano ovviamente esteticamente. Non erano neanche così malvagie, probabilmente erano meglio di quanto immaginassi prima di prendere la moto, però erano quel tanto lontane che mi davano un po' fastidio, ecco. Soprattutto la leva frizione. Io ho quasi sempre cambiato le leve, probabilmente solo sul Duke 790 ho lasciato quelle originali, ma su tutte le altre ho quasi sempre cambiate, perché comunque devo dire che a volte anche pochi millimetri fanno la differenza per chi ha le mani piccole. Approfitto anche di questo video per aggiornarvi su cosa penso di questa moto. Siamo a 300 km percorsi, devo dire che farò una recensione approfondita, però veramente mi sta stupendo in positivo. Si parla tantissimo di questo modello, della bellezza, della cura, del prezzo competitivo, e giustamente si hanno tantissime perplessità sul motore, sui cavalli, però secondo me il motore di questa moto è veramente una delle cose migliori. Chiaramente avendo l'idea di quello che si va a comprare, perché secondo me se si ha l'idea di cosa si sta comprando, poi alla fine si rimane molto molto soddisfatti. Se cerchiamo quello che questa moto non ci potrà mai dare, inevitabilmente resteremo delusi, ma questo comunque riguarda un po' tutte le moto. C'è chi era molto deluso dalla Aprilia 660 per esempio, che comunque aveva 100 cavalli, ma probabilmente in quei casi cercava ancora più cavalli. Poi in Italia si usa molto dire se avesse 20-30 cavalli in più, cioè un po' tutte le moto dovrebbero avere 20-30 cavalli in più. Queste leve di listino costano all'incirca 190 euro, sicuramente è un prezzo impegnativo, anche se prodotti di qualità in questo settore hanno sempre più o meno questo costo. In fase di unboxing vi ho mostrato la precisione, gli assemblaggi, la rotellina che ha degli scatti precisi. Devo dire anche le leve coincidono perfettamente, si trovano benissimo, non c'è gioco, proprio come le originali a livello di fitting. E quindi la qualità è sicuramente alta. Poi sta a voi ovviamente decidere se vale la pena spendere per un accessorio del genere. Nel mio caso ho sempre pensato che avere delle leve con cui ci si trova bene ti aiuta sia nel comfort di guida, sia nella sicurezza, e ovviamente anche nell'estetica, che migliora con componenti di pregio, in questo caso di colore nero rispetto a quelle originali. Sicuramente sono molto soddisfatto del risultato. Honda ha fatto veramente i miracoli con questa moto a livello di prezzo. Forse una delle poche mancanze è proprio quella delle leve regolabili, cosa che comunque abbiamo spesso trovato anche su moto più costose a livello di carenza, ecco. Non ultimo, la Tuono 660 per esempio che avevo non aveva la frizione regolabile, quindi è una moto da 11.000 euro. Credo che tuttora non ce l'abbia. Nel loro catalogo, oltre a trovare tante combinazioni di colori a livello di rotellina da abbinare alla nostra moto, abbiamo due colorazioni delle leve stesse, o silver o nere, e io preferisco sempre il nero. E abbiamo anche la possibilità di scegliere se avere la leva di lunghezza standard come in questo caso, oppure quelle corte pensate per moto più sportive,
o per chi ha l'abitudine di usare solo 2 dita, non solo magari per il freno ma anche per l'uso della frizione. Io in questo caso ho optato per le leve standard perché, trattandosi di una moto non sportiva, ovviamente mi pareva la scelta più giusta. Poi in generale io prediligo le leve di lunghezza standard proprio perché la frizione la utilizzo con tutte le dita, invece solo il freno lo utilizzo con 2 dita. Sì, devo dire decisamente il freno lo preferisco. La cosa poi sorprendente è che a parità di regolazione dei dadi, dado e controdado, sul lato motore del filo della frizione, abbiamo qui a manubrio, nascosto in questo caso dalla guaina che la va a proteggere in gomma, il dado e controdato di regolazione fine da manubrio con una maggiore possibilità di regolazione. Cioè, mi spiego, ritirata dal concessionario con la leva standard avevo pochissima escursione per avvitare e svitare, era già quasi al limite. A parità di posizione di dado e controdato sul lato motore, qui ora con le leve nuove ho una maggiore possibilità di regolare, quindi in maniera sorprendente la leva opzionale, diciamo, veste meglio da questo punto di vista. Poi è chiaro che noi la regolazione la possiamo sempre, diciamo, possiamo giocare tra i 2 dadi, sia quelli lato motore sia questo, per ottenere quello che vogliamo. Quindi in quel caso, se noi con la leva originale vogliamo aumentare la possibilità di regolazione di questo dado e controdato, dobbiamo modificare ovviamente la regolazione sul lato motore e riusciremo ad avere qui una maggiore possibilità di regolare. Però per me, uscita da concessionaria, ce n'era veramente poca, era quasi del tutto avvitato.